Era freddo quando si doveva prendere una decisione importante. Era astuto nel gestire gli affari della famiglia e soprattutto era dotato di una grande intelligenza che gli permetteva di avere un grande autocontrollo negli affari e nella vita sociale. Per queste sue caratteristiche tutti lo chiamavano il Falco, ma Stefano Bondate preferiva essere chiamato il Principe di Villagrazia per lo stile di vita che conduceva. Stefano Bondate nasce a Palermo il 23 aprile del 1941. Cresce nelle borgate di Santa Maria di Gesù e Villagrazia, che sono due piccole frazioni situate nella periferia del comune di Palermo. La sua famiglia ha sede proprio nella borgata di Villagrazia. Qui in Bondate possedeva un'imponente villa immersa nel verde. Da questa villa potevano ammirare e controllare i poteri che avevano. A Villa Gazia, dove loro avevano una proprietà bellissima, con un giardino con un agrumeto arabo splendido, eccezionale, dove il Paolino, Don Paolino, riceveva dei personaggi che venivano da ogni parte della Sicilia e non solo dalla Sicilia, e praticamente aveva questa specie di corte a livello proprio generale, cioè a livello di quasi tutta Palermo, ho visto lì personaggi di tutta Palermo. Negli anni 40, nella borgata di Villagrazia, vivevano per lo più famiglie contadine e in Bondate, all'apparenza, erano commercianti di agrumi che grazie al loro lavoro potevano permettersi una vita agiata. Gli agrumi li coltivavano nelle loro campagne. In realtà, in Bondate non erano dei semplici imprenditori, ma erano una delle più potenti famiglie mafiose che da generazioni controllavano il territorio di Villagrazia, di Santa Maria di Gesù, della Guadagna e di Falsomiele. In queste campagne si racconta che agli inizi del Novecento Don Stefano Bontà, il nonno di Stefano Bondate, era un personaggio leggendario, aveva un fisico possente e una grande forza fisica. Raccoglieva con le sue grosse mani callose i fichi d'India dalle piante, senza provare dolore. Le spine dei fichi d'India gli facevano il solletico e dopo averli ripuliti li mangiava con tutta la buccia. Don Stefano Bontà è stato il primo patriarca della famiglia. Incuteva timore e paura nelle persone della sua borgata e gli altri uomini d'onore avevano molto rispetto nei suoi confronti. Bontà è questo il cognome che ha avuto la potente famiglia di Villagrazia fino al 1926. In quell'anno una sentenza del Tribunale Civile di Palermo assegnò alla famiglia il cognome Bontate. Non si sa per quale motivo in Bontate cambiarono il cognome. Non si sa nemmeno se fu una scelta della famiglia o un'imposizione del tribunale. Quello che è sicuro è che anche con il nuovo cognome sarebbero entrati nella storia della mafia siciliana. Chi era Paolino Bontate? Era l'allora capo, dico io capo perché era capo della mafia di Villagrazia e praticamente padre... Villagrazia di dove, mi scusi? Villagrazia di Palermo. Di Palermo. Villagrazia di Palermo, padre di Stefano Bontate e di Giovanni Bontate. Praticamente questo signore era un signore che aveva un aspetto un poco particolare, era obeso, pesava un sacco di chili, per cui praticamente quando si muoveva con uno scappacavalli che era una specie di carrozzino tirato da un cavallo, ed era un personaggio molto ma molto particolare. Nel 1926, quando avvenne il cambio di cognome, Francesco Paolo Bontà, il figlio primogenito di Don Stefano, aveva appena 12 anni e ne aveva 18 quando venne combinato in Cosa Nostra. In realtà a Francesco Paolo Bontate il nuovo cognome non piaceva proprio. Lui preferiva essere chiamato Bontà. Con più di 18 anni tutti nella borgata di Villagrazia lo chiamavano con timore e rispetto Don Paolino Bontà. Nel 1933, quando aveva solo 19 anni, Paolino Bontate iniziò ad avere i suoi primi problemi con la giustizia. In quell'anno venne arrestato per rissa e detenzione abusiva di arma da fuoco. Questo episodio gli fece da scuola su come doveva comportarsi in futuro. Da quel momento in poi Don Paolino Bontà sarà molto accorto e guardingo e userà la violenza solo come ultima opzione.
Questo comportamento che assumerà gli permetterà di non avere più problemi con la giustizia per un bel po' di tempo. Nel secondo dopoguerra, Don Paolino Bontà si specializzò nel contrabbando di generi alimentari e nel furto di bestiame, e fu sempre in quel periodo che iniziò a interessarsi della politica. E insieme ad altri mafiosi del calibro di Calogero Vizzini, Michele Navarra e Giuseppe Genco Russo, aderì al nascente movimento indipendentista siciliano. Don Paolino stava crescendo molto in Cosa Nostra. Per farvi capire l'importanza che aveva raggiunto in quegli anni, dovete sapere che fu tra coloro che ebbero l'onore di portare sulle spalle la bara di Calogero Vizzini durante il suo funerale. Calogero Vizzini era il boss della mafia più potente degli anni 30 e 40. Era tanto potente che i pubblicisti dell'epoca lo definivano come il capo dei capi di Cosa Nostra. Don Paolino Bontà, nel giro di breve tempo, si inserì per bene negli ambienti della politica. Fu il principale elettore di Ernesto Di Fresco, che venne eletto come consigliere comunale nel comune di Palermo. Don Paolino Bontà capì l'importanza di entrare con propri esponenti nel mondo della politica. Don Paolino Bontà era un boss autoritario, ma non sanguinario. Come vi ho detto, da quando aveva avuto problemi con la giustizia nel 1933, era diventato molto accorto. Fino agli anni 60 non era più finito nel mirino della legge. È nel 1960 che ebbe dei nuovi problemi con la giustizia. In quell'anno fu tra i 114 imputati nel processo di Catanzaro, ma fu assolto per insufficienza di prove. Mentre negli anni 70 fu mandato al confine in un paese in provincia di Avellino. Tra le attività legali che svolgeva la famiglia Bontate c'era quella della vendita all'ingrosso degli agrumi, e tramite questa attività che i Bontate di Villagrazia conoscono la famiglia dei Greco di Ciaculli. Anche i Greco di Ciaculli, apparentemente, erano una facoltosa famiglia imprenditrice con interessi nel campo agricolo. Nella realtà, anche i Greco di Ciaculli erano una storica famiglia mafiosa, e negli anni 60 era Michele Greco a tenere in mano le redini della famiglia. Il quartier generale della famiglia Greco è la Favorella, che è una splendida tenuta che si trova nelle campagne di Ciaculli. Don Paolino Bontà e Michele Greco instaurarono ottimi rapporti sia nel campo lavorativo sia in quello personale. Don Paolino Bontà trascorrerà intere giornate nella tenuta di Michele Greco. In quella campagna andrà spesso a caccia, portando con sé i due figli maschi, Stefano e Giovanni. Lo stesso Michele Greco confermò durante il maxi processo di Palermo di conoscere da molto tempo la famiglia Bontate e di ricordarsi Stefano e Giovanni quando erano piccoli, che andavano in giro per la Favorella indossando canzoncini corti. Lei ha conosciuto Bontate e Stefano? Stefano Sì, Bontate? conosceva il padre. Conosceva il padre 40 anni fa veniva a prendere gli innesti da noi, del famoso mandarino tardivo. Perché questo mandarino tardivo, questo prodotto eccellente, che è stata una provvidenza sia per noi sia per tutta la borgata, spuntò in casa nostra. E infatti il padre di Stefano veniva a prendere gli innesti da noi. Era un conoscente di papà e io ricordo benissimo sia Stefano che Giovanni con i pantaloncini corti che venivano col padre. E li conosco. Che rapporti ha avuto con Stefano? Con Stefano Bontate? E il povero Stefano veniva spesso da noi. Siccome da noi c'è una riserva, che c'è la più bella riserva che ci possa essere in Sicilia, veniva spesso a allenare i cani. Per cacciare conigli? Per cacciare conigli? Per cacciare conigli? Sì, allenava i cani, siccome aveva grande passione per... Dico, la riserva naturalmente è un po' una per riserva tutti. di conigli, sì. Soprattutto di conigli. Soprattutto dei conigli. E poi durante la passata delle quaglie ci sono le quaglie. Don Paolino Bontà si sposò con Maria Lococo, che era una ragazza del popolo di eccezionale bellezza. Dalla loro unione nacquero 4 bambini. Oltre a Stefano e a Giovanni, nacquero anche Rosa e Anna Maria. Stefano, l'erede della famiglia, nacque il 23 aprile del 1939. Da giovane frequentava il liceo Gonzaga, presso i padri gesuiti. Lì imparò a parlare perfettamente sia l'inglese che il francese. La mattina apprendeva gli insegnamenti a scuola e il pomeriggio il padre gli insegnava come doveva comportarsi un futuro capomafia. Stefano Bontate praticava lo sport, era amante del tennis e tramite il padre apprese la passione per la caccia. Inoltre
Amava andare a cavallo. Un'altra passione che aveva era quella per le armi. Possedeva una bellissima collezione di armi. Si sposò con Margherita Teresi, che era una donna che proveniva dall'alta borghesia siciliana, e sarà proprio grazie alla moglie che frequenterà i salotti borghesi più ambiti della città. E in quei salotti veniva accolto come un uomo ricco e di piacevole conversazione. E Don Stefano era contento di fare quella vita, una vita che lo faceva sentire come un nobile. Per questo motivo voleva essere chiamato il principe di Villagrazia. In quei salotti della Palermo nobiliare, in pochi sapevano che in realtà Stefano Bondate era l'erede di una delle più potenti famiglie mafiose siciliane. E anche se lui amava essere chiamato il principe di Villagrazia, quelli che appartenevano al suo mondo, ovvero il mondo di Cosa Nostra, lo chiamavano il falco per la vista acuta che aveva negli affari e soprattutto perché è freddo e deciso quando deve prendere decisioni importanti. Ma in fondo i soprannomi non ci si danno da soli. Stefano Bondate aveva una fobia per gli aerei. Ovunque doveva andare, preferiva andarci in auto. Una volta si recò da Palermo a Parigi per far visita a un uomo di Villagrazia che era andato in Francia per farsi curare. L'uomo aveva un tumore e probabilmente fu Stefano Bondate a dargli i soldi per affrontare il viaggio e l'intervento chirurgico. Palermo-Parigi, tra andata e ritorno, sono oltre 4.700 km. Il signor Stefano Bondate aveva una fobia per i viaggi in aereo, per cui spesso ho accompagnato anche per motivi diciamo del tutto, devo dire che era un personaggio particolare, era un gran signore, cioè, così si presentava, parlava bene e anche era un tipo molto generoso. Anche per piccoli fatti. Mi ricordo una volta siamo andati a Parigi in macchina solamente perché c'era una persona di Villagrazia che era stato ricoverato per un tumore, per cui siamo andati là solamente per questo. Ha iniziato a occuparsi da giovanissimo degli affari della famiglia, mostrando da subito una grande capacità nell'organizzazione della famiglia. Nemmeno ventenne già consigliava il padre sulle decisioni da prendere negli affari. La sua spiccata intelligenza compensava la sua giovane età. La Palermo, in cui cresce Stefano Bondate, è una città uscita a pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale. Una città che alla fine degli anni 50 e agli inizi degli anni 60 è ancora semidistrutta a causa dei bombardamenti degli alleati. Palermo, come le altre città d'Italia, deve essere ricostruita e quindi arrivano molti miliardi di lire da impiegare nella ricostruzione. Cosa Nostra sa come mettere le mani su quei soldi e Stefano Bondate vuole la sua parte. Per questo, negli anni 60, crea un articolato sistema di potere che si avvale di un grande numero di prestanome e di società di comodo che vincono con facilità molti appalti pubblici nel campo dell'edilizia. In quel periodo la mafia non si occupò solo di ricostruire le strutture distrutte dai bombardamenti. Nel 1958 a Palermo viene eletto sindaco Salvo Lima e come assessore ai lavori pubblici ci va Vito Ciancimino, che è un giovane geometra che viene dal piccolo paese di Corleone. Con Salvo Lima sindaco e Vito Ciancimino assessore ai lavori pubblici inizia quello che viene chiamato il sacco della città di Palermo. Per ricostruire la città viene varato un nuovo piano regolatore. In quel nuovo piano regolatore molti siti archeologici e strutture architettoniche che sono aree tutelate dallo Stato, gli viene cambiato lo status. Da aree protette diventano aree edificabili. In questo modo viene autorizzato l'abbattimento di numerose ville Liberty e al loro posto vengono costruiti enormi palazzi di cemento, tutto in nome degli affari. Affari che riempiono le casse della mafia. Tra il 1959 e il 1965 il sindaco Salvo Lima e l'assessore ai lavori pubblici Vito Ciancimino concedono oltre 4.200 licenze edilizie a solo 4 persone, che in realtà sono 4 prestranome delle famiglie mafiose palermitane. In quei anni un'ondata di cemento travolge la città cambiando per sempre il suo aspetto. Tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60 per Cosa Nostra sono anni d'oro, ma non tutte le famiglie della città di Palermo sono contenti di come vengono distribuiti i soldi. Tra queste c'è la famiglia dell'Acqua Santa, guidata dal boss Michele Cavataio, soprannominato il Cobra, come la sua arma preferita, la Colt Cobra. Michele Cavataio c'era con i fratelli Angelo e Salvatore La Barbera, che erano i capi della famiglia mafiosa di Palermo Centro.
e i loro alleati, perché secondo lui si stavano arricchendo più delle altre famiglie mafiose. Michele Cavataio si mette a capo di una coalizione formata da Antonino Matranga, che era il capo della famiglia mafiosa di Resuttana, Mariano Troia, che era il capo della famiglia mafiosa di San Lorenzo, Vincenzo Nicoletti, che era il capo della famiglia mafiosa di Partana Mondello, e Pietro Torretta, che era il capo della famiglia mafiosa dell'Uditore. In Cosa Nostra la tensione è alta e agli inizi degli anni 60 succede un episodio che fa diventare la situazione incandescente. Nel 1962 i fratelli La Barbera, con il boss Cesare Mazzella, che era il capo della famiglia mafiosa di Cinisi, Calcedonio di Pisa, che era il capo della famiglia mafiosa della Noce, Salvatore Greco, detto Cicchiteddu, e il cugino omonimo Salvatore Greco, detto l'Ingegnere, entrambi provenivano da Ciaculli, avevano finanziato una spedizione di eroina per l'America. L'eroina venne affidata a Calcedonio di Pisa, con il compito di fare lo scambio con gli emissari di Cosa Nostra americana. Calcedonio di Pisa consegnò ai corrieri americani la partita di eroina, però ricevette una somma di denaro inferiore al prezzo pattuito. Quando consegnò i soldi agli altri soci, affermò di essere stato truffato dai compratori. I suoi soci credevano che volesse fare il furbo e quindi, per risolvere il problema, venne riunita la commissione. La commissione era l'organo direttivo di Cosa Nostra ed era stata creata nel 1958. Il compito della commissione era quello di gestire gli affari più importanti, risolvere eventuali dispute che potevano nascere tra le varie famiglie mafiose e soprattutto far rispettare le regole dell'organizzazione. A comporre la commissione c'erano i capi mandamento, che erano i rappresentanti di 3 o più famiglie mafiose che confinavano tra di loro. Il ruolo più importante che si poteva avere nella commissione era quello del segretario, e il primo segretario della commissione fu Salvatore Greco, Cicchiteddu. Una regola della commissione prevedeva che i capi famiglia non potevano diventare capi mandamento e quindi entrare nella commissione. Venne eletto capo del mandamento di Villagrazia Francesco Sorci, un fedelissimo di Stefano Bondate. Era lui che rappresentava il principe di Villagrazia all'interno della commissione. La commissione si riunì per decidere sul caso di Calcedonio di Pisa e in quella riunione si stabilì che Calcedonio di Pisa non era colpevole di aver tenuto per sé la parte dei soldi che mancavano. Venne presa questa decisione soprattutto per non rompere una fragile tregua che regnava in Cosa Nostra. La guerra non scoppia, ma si capisce che basta un niente per scatenare il conflitto. In quello stesso momento succede anche un altro episodio, in cui vengono coinvolti Calcedonio di Pisa, il capo della famiglia mafiosa della Noce, e Tommaso Buscetta, che era un membro della famiglia mafiosa di Portanuova. Un ragazzo che fa parte della famiglia mafiosa di Portanuova, un tale di nome Anselmi, si innamora e vuole sposare la sorella di un membro della famiglia mafiosa della Noce, che si chiamava Raffaele Spina. Raffaele Spina si oppone al matrimonio per le modeste condizioni economiche del fidanzato della sorella. E allora Tommaso Buscetta consiglia ai ragazzi di fare una fuitina. La fuitina era la fuga di 2 fidanzati, il cui amore era contrastato dalle loro famiglie. Con la fuitina la coppia consumava anticipatamente il matrimonio ed era un modo per mettere le famiglie davanti al fatto compiuto. Così le famiglie erano costrette a benedire il matrimonio dei fuggitivi. E così avvenne anche per Anselmi e la sua fidanzata. Dopo il matrimonio, il boss Calcedonio di Pisa pretese che Anselmi si aggregasse alla famiglia mafiosa della Noce. Tommaso Buscetta si oppose a questa decisione. La famiglia mafiosa di Portanuova faceva parte del mandamento di Palermo Centro, quindi Tommaso Buscetta aspettava che Salvatore La Barbera, che era il capo del mandamento di Palermo Centro, intervenisse e prendesse le sue difese. Michele Cavataio approfitta dell'occasione e il 26 dicembre del 1962 fu uccidere Calcedonio di Pisa. Il boss della Noce venne ucciso con una doppietta a canne mozze. Michele Cavataio fa in modo di far ricadere la colpa sui fratelli La Barbera. Il piano funziona. Tutti in Cosa Nostra sono convinti che i fratelli Salvatore e Angelo La Barbera siano i mandanti dell'omicidio di Calcedonio di Pisa. La conseguenza dell'omicidio di Pisa è lo scoppio della prima guerra di mafia. Ma era nata uno screzio fra me e il di Pisa per via del passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia del di Pisa di un tale
Anselmo. Questo Anselmo, cognato di un certo Raffaele Spina, chiedeva come sposa la sorella di Raffaele Spina, ma Raffaele Spina rifiutava questo matrimonio perché la madre dell'Anselmi puliva i cinema e quindi era illogico che una sorella di Raffaele Spina si potesse sposare il figlio di una che fa la pulizia nei cinema. Io consigliai all'Anselmo di fuggire insieme alla ragazza. Quando diventò cognato di Raffaele Spina, il di Pisa pretese il passaggio dalla nostra famiglia alla famiglia della Noce, a che io mi rifiutai. Chi doveva sostenere le mie difese era Salvatore La Barbera, mio capo mandamento, perché allora il mandamento era Palermo, Portanuova, Borgo. In questo screzio ne approfittò il cavataio per sparare al di Pisa. Agli occhi di tutti diventò l'omicidio del di Pisa opera della Barbiera, non vero nella realtà, perché a farlo era stato il cavataio. Si crearono da subito due schieramenti. Da una parte c'era Salvatore Greco, detto Cicchiteddu, e i suoi alleati. Tra questi c'era anche Stefano Bondate. E dall'altra parte c'erano i fratelli La Barbera, con i loro alleati. Dal dicembre del 1962 Palermo è il teatro di uno dei più sanguinosi scontri avvenuti all'interno di Cosa Nostra. La guerra di mafia dura mesi e provocherà una sessantina di vittime. Salvatore La Barbera è tra i primi a cadere. Il boss di Palermo Centro sarà sequestrato il 17 gennaio del 1963. Il suo corpo non sarà mai ritrovato. Anche la famiglia mafiosa di Villa Grazia subirà delle perdite. Il 22 giugno del 1963 viene ucciso Bernardo Diana, che era un membro di spicco della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Bernardo Diana era soprattutto un fedelissimo di Stefano Bondate. La prima guerra di mafia si conclude con un atto atroce che sconvolgerà l'opinione pubblica. Il 30 giugno del 1963, alle ore 16, un Alfa Romeo Giulietta, imbottita di esplosivo, viene abbandonata nei pressi della villa dei Greco a Ciaculli. L'auto esplode ed uccide 7 uomini delle forze dell'ordine, che erano arrivati sul posto per disinnescare la bomba. Quell'attentato passerà alla storia come la strage di Ciaculli. Da quel momento la mafia smette di sparare e in contemporanea ha inizio una forte repressione da parte dello Stato. L'azione dello Stato porta all'arresto e alla latitanza di molti capifamiglia e soprattutto porterà alla distruzione della commissione che governava in Cosa Nostra. Ma tutto sommato Stefano Bondate riesce ad uscire indenne da quel caos e riesce addirittura a incrementare i propri affari. Tra il 1958 e il 1963, mentre Stefano Bondate muove i suoi primi passi in Cosa Nostra, a Corleone, che è un piccolo paese che si trova in provincia di Palermo, avviene una vera e propria rivoluzione nella famiglia mafiosa locale. Nel 1958 Michele Navarro, che era il capo della famiglia mafiosa di Corleone, cade in un agguato organizzato da Luciano Riggio e il suo delfino Salvatore Riina. I due hanno deciso di togliere di mezzo il loro capofamiglia e prendere il suo posto con la forza. Luciano Riggio e Salvatore Riina mostrano da subito di essere disposti a tutto per conquistare il potere. Dopo aver ucciso il loro capofamiglia, iniziano ad eliminare tutti i fedelissimi di Michele Navarra. La mattanza di Corleone termina nel 1963 con la morte degli ultimi uomini legati a Michele Navarra. Quel cambio di potere a Corleone in futuro influirà in modo negativo sulla vita di Stefano Bondate. Nel 1964 Don Paulino Bondate non sta bene, ha gravi problemi di salute, problemi che gli impediscono di gestire la famiglia. Quindi lascia le redini della famiglia in mano al figlio Stefano. Così, a soli 25 anni, Stefano Bondate diventa ufficialmente il capo della famiglia mafiosa di Villa Grazia. Anche se giovanissimo, il Facco sa già come muoversi all'interno dell'organizzazione. Appena preso il potere, Don Stefano si mise subito all'opera per far crescere gli introiti della famiglia, sia gli introiti legati agli affari legali e sia quelli legati agli affari illeciti. Fa crescere la ditta di famiglia che si occupa del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
Verso la metà degli anni 60 inizia a fare affari con il contrabbando di sigarette. Quindi allaccia rapporti sia con i marsigliesi sia con le famiglie della 'ndrangheta calabrese. In particolare si lega molto con la famiglia dei De Stefano, che è una delle più potenti famiglie mafiose calabresi. Inoltre instaura rapporti anche con i clan della Camorra, in particolare con Michele Zaza, il re del contrabbando di sigarette, e soprattutto con la famiglia mafiosa dei Nuvoletta di Marano. Negli anni 60 la mafia ha già messo le mani su un altro affare d'oro, ed è il traffico della droga. La mafia siciliana mette in piedi un grosso traffico di droga con i cugini della mafia americana. Questo traffico fa arrivare nelle casse di Cosa Nostra fiumi di miliardi. Stefano Bondati, in primo momento, è contrario al traffico di droga. Verso la metà degli anni 60 verrà iniziata una massoneria segreta, detta la Loggia dei 300, che aveva al suo interno personaggi di rilievo della Palermo degli anni 60 e 70, con i quali Stefano Bondate intraprese collaborazioni e rapporti di amicizia. L'appartenenza alla Loggia dei 300 fa crescere il potere di Don Stefano. Praticamente Stefano Bondate non faceva parte della Camea, benché alcuni ne fossero convinti. Invece lui faceva parte della cosiddetta Loggia dei 300. E che cos'era la loggia dei 300? La Loggia dei 300 è una loggia super segreta che faceva capo a un personaggio che io in questo momento non mi ricordo. Comunque è una loggia segretissima. E che cos'era questa loggia dei 300? Era una loggia super segreta dove c'erano gente che praticamente dovevano avere delle particolarità, cioè dovevano poter incidere nella vita sociale in maniera abbastanza forte, cioè praticamente doveva essere gente di grande potere. Lo Stefano Bontà era un massone, addirittura gran maestro di una loggia a diramazioni, oserei dire, internazionali, che racchiudeva alcune logge della Sicilia, della Calabria e anche del nord e dell'estero. L'aveva introdotto nella massoneria è stato il principe Giovanni Alliata di Montereale, chiamato dagli amici, compreso me, Gianfranco. Stefano Bondate sarebbe coinvolto in due dei più grandi misteri italiani degli anni 60 e inizio degli anni 70. Il 27 ottobre del 1962 morì in un misterioso incidente aereo a Bascapè, in provincia di Pavia, Enrico Mattei. Enrico Mattei era il fondatore e presidente dell'ENI e si può dire che era uno degli uomini più importanti degli anni 50 e inizio degli anni 60 a livello mondiale. Le cause dello schianto non furono mai chiarite e molti ipotizzano ancora oggi che a uccidere Mattei sia stata l'esplosione di una bomba. Il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta affermò che fu Cosa Nostra americana a chiedere il favore di eliminare Enrico Mattei ai cugini siciliani e Stefano Bondate fu tra coloro che organizzarono l'attentato. Il secondo mistero che ha coinvolto Stefano Bondate è quello che riguarda la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. Mauro De Mauro scomparve il 16 settembre del 1970, mentre stava ritornando a casa da lavoro. È sempre il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta che cerca di dare una spiegazione su perché venne rapito il giornalista dell'ora. Secondo Tommaso Buscetta, Mauro De Mauro venne sequestrato ed ucciso perché stava indagando sulla morte di Enrico Mattei ed era riuscito a trovare delle prove che spiegavano il suo omicidio. Alla fine degli anni 60 si decise di formare una nuova commissione per gestire gli interessi di Cosa Nostra. Ma prima di dare vita alla nuova commissione, in una riunione di capifamiglia, in cui partecipa anche Stefano Bondate, si decide di chiudere i conti con Michele Cavataio, che era il responsabile della prima guerra di mafia. In quella riunione si decise di uccidere Michele Cavataio e tutti coloro che lo avevano appoggiato. Si gridò allo scandalo perché fu messa una bomba nella macchina quando saltarono in aria i carabinieri, la Giulia, ma credo una villa che appartenga a Preste Filippo, e si disse questo non appartiene a noi,
Solo ha potuto essere quel passo di La Barbera che vuole far perdere l'equilibrio di tutte le cose. Quando si seppe che fu il cavataio, tutti giurammo vendetta nei confronti di Cavataio. Dico giurammo, non giurarono, giurammo vendetta nei confronti di Cavataio. Stefano Bondate, oltre a essere favorevole alla morte di Michele Cavataio, contribuirà anche a comprare l'agguato mettendo a disposizione due dei suoi uomini più fidati, che sono Gaetano Grado ed Emanuele D'Agostino. Sarà proprio Gaetano Grado a organizzare l'attentato a Michele Cavataio. Quell'attentato passerà alla storia come la strage di Viale Lazio. Oltre ai due uomini della famiglia mafiosa di Villagrazia, a comporre il comando dei killer c'erano anche Salvatore Riina, Calogero Bagarella e Bernardo Provenzano, che erano membri della famiglia mafiosa di Corleone, e Damiano Caruso, che invece proveniva dalla famiglia mafiosa di Riesi. Il gruppo armato entrò in azione il 10 dicembre del 1969. Come vi ho detto, a organizzare l'assalto fu Gaetano Grado, il fedelissimo di Stefano Bondate. Gaetano Grado ebbe l'idea di far indossare ai ragazzi che dovevano compiere l'attentato la divisa da finanzieri, in modo da prendere di sorpresa gli uomini di Michele Cavataio. Gaetano Grado, che ebbe l'idea della divisa, quella divisa non la volle indossare, perché pensò che se le cose andavano male non voleva morire con la divisa dei finanzieri addosso. Signor Grado, però anche prima della guerra di mafia a me risulta che lei ha preso parte a un delitto molto importante, la cosiddetta strage di Viale Lazio, sì, Michele. Dicembre 69. Può dire il comando da chi era composto? Da me, Bernardo Provenzano, Bagarella, Calogero Bagarella, Emanuele D'Agostino e Damiano Caruso. Il travestimento funzionò. Il gruppo bussò alla porta degli uffici dell'imprenditore Girolamo Moncada. Era lì dentro che si nascondeva Michele Cavataio. Gli impiegati aprirono la porta e fecero entrare i falsi finanzieri. Fino a un certo punto le cose andarono bene, ma a un tratto uno dei mafiosi si innervosì e fece fuoco contro un impiegato, uccidendolo sul colpo. In un attimo Viale Lazio si trasformò nell'inferno. Michele Cavataio, come udì colpo di pistola, prese il suo fucile e iniziò a sparare a tutto quello che si muoveva intorno a lui. Riuscì a ferire in modo lieve Damiano Caruso, Gaetano Grado e Bernardo Provenzano. Michele Cavataio, dopo essere stato ferito a sua volta dai killer, si buttò a terra e si finse morto. Calogero Bagarella andò verso Michele Cavataio per controllare se fosse morto. Appena si avvicinò alla sagoma di Michele Cavataio, il cobra si girò e gli sparò un colpo di pistola in pieno petto, uccidendolo sul colpo. Purtroppo per Michele Cavataio, quello era l'ultimo colpo che aveva in canna. Bernardo Provenzano, appena vide a terra il corpo senza vita del suo amico, Calogero Bagarella, iniziò a sparare contro Michele Cavataio, ma il suo mitra si inceppò. Preso dall'odio, il killer di Corleone si sedette sul corpo di Michele Cavataio e gli fracassò il cervello con il calce del suo mitra. Per non lasciare tracce, il comando dei killer, quando si ritirò, portò con sé il corpo di Calogero Bagarella. Oltre a Calogero Bagarella e a Michele Cavataio, rimasero uccisi anche Francesco Tuminello, che era un pregiudicato agli ordini di Michele Cavataio. Persero la vita anche Salvatore Bevilacqua e Giovanni Domè, che invece erano due vittime innocenti. I due non c'entravano niente con la mafia. Ci sono due versioni differenti su chi sia stato il killer ad avere avuto fretta a sparare. Secondo il collaboratore di giustizia Antonino Calderone, quel giorno a sbagliare fu Damiano Caruso, il killer che proveniva dalla famiglia mafiosa di Riesi. Invece, secondo Gaetano Grado, che era l'uomo che aveva organizzato e partecipato all'attentato, a sbagliare fu Bernardo Provenzano, il killer che proveniva da Corleone. Tolto di mezzo Michele Cavataio, si può procedere alla creazione della nuova commissione. La prima guerra di mafia ha fatto molti danni. Non solo ha distrutto la commissione, ma ha anche distrutto l'assetto di intere famiglie mafiose. Per questo motivo si formò un triumvirato che aveva il compito di gestire gli affari più importanti di Cosa Nostra. Nel frattempo, che si riorganizzavano le famiglie che si erano sciolte durante la prima guerra di mafia, in modo da poter ricostruire la nuova commissione. Il triumvirato era formato da Luciano Riggio,
che era il capo della famiglia mafiosa di Corleone, Gaetano Badalamenti, che era il capo della famiglia mafiosa di Cinisi, e Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Villagrazia. È proprio sul finire degli anni 60 e agli inizi degli anni 70 che Stefano Bondate si lega e inizia a fare affari con la famiglia mafiosa di Corleone, guidata da Luciano Riggio e dal suo braccio destro, Salvatore Riina. Sembra che le cose vadano bene per Stefano Bondate. In quel periodo è il capo della famiglia mafiosa più potente della Sicilia. Vuole spiegare alla Corte che cosa significa che Stefano Bondate aveva un esercito? Che gli uomini d'onore che aveva Bondate era un numero molto rilevante. Quindi la mia espressione un po' ingrandita in un esercito. Certamente. Parliamo sempre di un numero limitato. È chiaro che rispetto alle altre famiglie aveva un numero molto vasto. Ma signor Buscetta, ovviamente non le posso chiedere di quante persone si componeva l'organigramma della famiglia di Santa Maria di Gesù, ma quantomeno approssimativamente, per quello che sono le sue notizie dell'epoca, perché ci riferiamo al 1979, quanto potevano essere approssimativamente gli appartenenti? Ma credo che intorno o superiore a 200 persone. Superiore a 200 persone. In realtà Stefano Bondate non immagina che in quel momento sta iniziando la sua fine. Non immagina minimamente che Luciano Riggio e soprattutto il suo braccio destro Salvatore Riina hanno una gran sete di potere e Corleone non gli basta. Loro vogliono mettere le mani sulla nuova commissione che si sta creando e iniziano ad infiltrare uomini di fede corleonese nelle altre famiglie mafiose per poter controllare i loro movimenti. Agli inizi degli anni 70 Luciano Riggio è a Milano e delega il suo braccio destro Salvatore Riina a partecipare alle riunioni della commissione. In quell'epoca Totò Riina è latitante e chiede a Stefano Bondate e agli altri capifamiglia che gli vengano messi a disposizione una serie di uomini delle loro famiglie, in modo che, se ha bisogno di qualche assistenza quando si trova nei loro territori, può rivolgersi direttamente a quegli uomini, senza dover prima incontrarsi con loro. Stefano Bondate non solo gli metterà a disposizione dei propri associati, ma nasconderà Salvatore Riina nelle masserie che sono a sua disposizione. In realtà Salvatore Riina si fa mettere a disposizione quei uomini per convincere a tradire i loro capifamiglia e quindi a passare in segreto dalla sua parte, in cambio di potere e ricchezza. È così che inizia la scalata in Cosa Nostra dei Corleonesi. Io mi ricordo già nel 1973, cioè per capire il carattere di questo, noi eravamo usciti, diciamo, da una figura, diciamo, come Liggio, diciamo, prepotente, insomma, aggressivo. Invece Salvatore Riina, la parola che aveva spesso nella voce, in bocca, che diceva: io ho fiducia ai giovani, bisogna fare largo ai giovani. Ora, lui con un stratagemma, fin da allora, aveva fatto che, cioè, tutti i gruppi o tutte le famiglie ci mettessero uno o due persone a disposizione, con la scusa che lui era latitante, quindi al momento che andava in una borgata, per non esserci le formalità di avvisare al rappresentante, cioè aveva disegnato uno o due persone, insomma, che erano a sua disposizione. Quindi lui in qualsiasi momento, in qualsiasi borgata era, aveva, insomma, chi l'accompagnava, chi lo faceva entrare, chi lo faceva dormire. Nel 1971 c'è un piccolo incidente di percorso per Stefano Bondate. Il falco venne denunciato dai carabinieri e dalla questura di Palermo per associazione a delinquere e traffico di droga, insieme ad altri 113 mafiosi. Venne arrestato e rinchiuso per un breve periodo nel carcere del Lucciardone, insieme a Gaetano Badalamenti. Stefano Bondate in galera e i corleonesi cercano di approfittare della situazione, provando a entrare nella sua famiglia. Totò Riina cerca di corrompere Gaetano Grado, che è l'uomo che gestisce la sua latitanza quando si trova nel territorio di Villagrazia e Santa Maria di Gesù. Tanino, così veniva chiamato Gaetano Grado, è un fedelissimo di Stefano Bondate. Fa buon viso a cattivo gioco, fa finta di voler cedere alle richieste di Salvatore Riina. In realtà cerca di capire fin dove si vuole spingere zio Totò
e quando Stefano Bontate esce dal carcere gli riferisce ogni cosa. Dopo il sequestro mi sembra che sia stato quello di Fiorentino, sì, esattamente, quello del gioielliere Fiorentino, si presenta con dei soldi meritati, dice dice questi è un regalo per te, gli dico che sono, dice pigliateli e conservateli. Io che cosa ho fatto da furbo più furbo di lui? Ho pigliato quei soldi e li ho conservati. Quando è uscito Stefano Bontate, la prima cosa che faccio, ci vado io al carcere perché avevano tutti paura che c'erano le telecamere, la polizia, carabinieri, vado a pigliarlo io davanti al carcere del Lucciardone e si mettono in macchina, mi metto in macchina io, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. La prima cosa che gli dico a Stefano Bontate, gli dico Stefano, guarda che Totolina sta facendo tutte queste manovre qui, guarda che per dire hanno ammazzato un rappresentante per dire della Sambuca, un certo Nicolini, e lui sempre continua a dire che non sa niente, cioè sta facendo tutte queste manovre. Stefano, cerchiamo di ammazzarlo, fammelo ammazzare a me, che io l'avevo sempre a portata di mano. Stefano Bontate mi fa un sorrisino, che era veramente malandrino, un principe, era veramente una persona intelligentissima, mi fa un sorrisino e mi fa figlioccio, dice ma che cosa vai pensando? Dice super incritato, dice questo piede pieno di creta, dice dove può arrivare con noi? Che noi eravamo la famiglia veramente più temuta che c'era in Sicilia. Ho detto Stefano, tu vedrai dove arriverà. Gaetano Badalamenti dice Tanino, a me mi chiamavano Tanino, dice finisce, ora cerchiamo di sistemare le cose. E cosa faccio io? Quei soldi che lui mi aveva dato del sequestro fiorentino li piglio e ci dico a Stefano Bontate, Stefano, questi sono tuoi. Dice che sono? Io ho detto Totolina mi ha dato che sono del sequestro fiorentino. Dice vabbè, l'importante è che ti sei allontanato da lui. Comunque dice non ti preoccupare che ora sistemiamo le cose. Stefano Bontate era contro pure sequestri, perché era contro la legge della vecchia mafia. E di tanto in tanto lui, che facevano delle riunioni da Stefano Bontate, incontrava, mi abbracciava, mi portava solo a passeggiare nelle campagne, lì, mi parlava perché ti sei allontanato di me, io sono amico tuo, ti voglio bene, chi, come e quando. Ma siccome io lo conoscevo bene, quanto era insidioso e velenoso, ho detto Totò, io ho una famiglia, tu ne hai un'altra, ormai le nostre strade si sono divise, è finita lì. Stefano Bontate drammatizza la situazione e confida nella forza militare della sua famiglia e sottovaluta il pericolo. Il Falco è convinto che tutti gli uomini della sua famiglia siano fedeli come Gaetano Grado. Nella realtà le cose non stanno così. Il tentativo con Gaetano Grado va a vuoto, ma non quello con Pietro Lo Iacono e altri uomini d'onore che facevano parte della famiglia mafiosa di Villagrazia. In seguito alla scarcerazione, Stefano Bontate venne inviato al soggiorno obbligato a Qualiano, che è un piccolo comune della provincia di Napoli. Durante il soggiorno si lega ancora di più con i clan della Camorra, in particolare con Michele Zazza, il re del contrabbando di sigarette. Nel 1974, ormai, tutto è pronto per rifondare la nuova commissione di Cosa Nostra. Stefano Bontate propone al suo sottoposto, Gaetano Grado, di diventare il nuovo capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Gaetano Grado si oppone alla decisione di Stefano Bontate e gli fa una controproposta. Gli dice che poiché lui e la sua famiglia hanno massima fiducia in lui, di fare in modo che la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù sia un'unica identità con la famiglia mafiosa di Villagrazia. Stefano Bontate viene colpito dalla fiducia che gli dà Gaetano Grado e accetta la sua richiesta. E per saldare ancora di più i legami tra di loro, Stefano Bontate decide di chiamare sia la famiglia mafiosa e il mandamento in cui è il capo Santa Maria di Gesù e non più Villagrazia. Però la famiglia mafiosa non era Villagrazia, era Santa Maria di Gesù. Dopo che sono stato combinato abbiamo fatto tutta una fusione con la famiglia di Santa Maria di Gesù e quella di Stefano Bontate. Stefano Bontate voleva che noi ci facevamo la famiglia Santa Maria di Gesù e abbiamo detto no, perché con te ci troviamo bene. E abbiamo deciso di fare tutta una fusione con la famiglia di Stefano Bontate e abbiamo eletto lui come rappresentante e capomandamento. Difatti la buonanima di Stefano dice allora se avete questo piacere di mettere me come rappresentante e fare tutta una famiglia,
Dicevo, per rispetto, la famiglia la chiamerò non Villa Grazia dove abito io, ma Santa Maria di Gesù. Nel 1974 diventa operativa la nuova commissione e per darle più potere viene abolita la vecchia regola che i capi famiglia non possono essere anche i capi mandamento. Così entrano a far parte della nuova commissione Gaetano Badalamenti, che è il capo del mandamento di Cinisi. Nella commissione avrà anche il ruolo di segretario, che era la carica più importante che si poteva ricoprire in Cosa Nostra. Stefano Bondate, che è il capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Luciano Liggio, che era il capo del mandamento di Corleone. Rosario Di Maggio, che è il capo del mandamento di Passo di Rigano. Michele Greco, che è il capo del mandamento di Ciaculli. Giuseppe Pippo Calò, che è il capo del mandamento di Porta Nuova. Rosario Riccobono, che è il capo del mandamento di Partana Mondello. Antonino Salomone, che è il capo del mandamento di San Giuseppe Ato. Salvatore Scaglione, che è il capo del mandamento della Noce. Da subito nella nascente commissione si crearono due fazioni. La fazione dei Palermitani, che era formata da tutti quei clan che vedevano in Gaetano Badalamenti e soprattutto in Stefano Bondate il loro punto di riferimento all'interno della commissione, ed era il gruppo di maggioranza. E poi c'era la fazione dei Corleonesi, che era capitanata da Luciano Liggio e il suo braccio destro, Salvatore Riina, che agivano in segreto contro i Palermitani, con lo scopo di indebolirli per ottenere il controllo della commissione e quindi il controllo dell'intera Cosa Nostra. I Corleonesi iniziano ad agire in segreto contro i Palermitani e i primi capifamiglia che riescono a convincere a far passare in segreto dalla loro parte sono Giuseppe Calò e soprattutto Michele Greco. Quello stesso Michele Greco che conosce Stefano Bondate da quando è nato e che ha visto crescere nella sua tenuta della Favarella. Stefano Bondate, ignaro di quello che sta avvenendo alle sue spalle nella commissione, continua a dedicarsi agli affari. Viene convinto da Antonino Grato a entrare nel business della droga. Grazie ai stretti legami che aveva con i contrabbandieri Nunzio Lamattina e Tommaso Spadaro, Stefano Bondate diventa il principale approvvigionatore di morfina a base dalla Turchia e dall'Estremo Oriente. Inoltre instaura ottimi rapporti personali ed affari con il boss Salvatore Inzerillo, che verso la metà degli anni 70 sostituisce lo zio Rosario Di Maggio alla guida del mandamento di Passo di Rigano. Stefano Bondate importava la morfina a base in Sicilia. Qui veniva lavorata nelle raffinerie palermitane e poi Salvatore Inzerillo la inviava in America sfruttando i rapporti che aveva con i suoi cugini che si trovavano oltreoceano. Salvatore Inzerillo era imparentato con la potente famiglia mafiosa americana dei Gambino. Grazie a questo legame, nelle casse delle famiglie di Stefano Bondate e Salvatore Inzerillo arrivavano montagne di denaro, che secondo alcuni collaboratori di giustizia venivano reinvestiti nelle aziende del nord. Non tutti i membri della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù erano contenti del nuovo business. In particolare Gaetano Grato fece capire chiaramente a Stefano Bondate che stava commettendo un grosso errore e che la famiglia doveva restare fuori dall'affare della droga. Mentre Stefano Bondate è concentrato negli affari della famiglia, i Corleonesi a loro volta sono impegnati a prendere il possesso di Cosa Nostra e sanno bene che l'unico che può fermarli è proprio Stefano Bondate. Non possono colpire direttamente lui perché sanno bene che la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù è tra le più potenti famiglie di Cosa Nostra. Allora iniziano a colpire i suoi alleati o persone a lui vicine. L'obiettivo di questa strategia è quello di diventare il gruppo di maggioranza nella commissione che governa Cosa Nostra. In quel periodo Totò Riina non aveva ancora intenzione di uccidere Stefano Bondate. Voleva semplicemente metterlo in minoranza nella commissione. Il 30 aprile del 1971 i Corleonesi uccidono a Milano Antonino Matranga, che era il capo della famiglia mafiosa di Resuttana. In questo caso i Corleonesi, per agire, avevano l'autorizzazione della commissione, in quanto Antonino Matranga era un alleato stretto di Michele Cavataio ed era ritenuto come uno dei responsabili dello scoppio della prima guerra di mafia. L'astuzia di Salvatore Riina sta nel fatto che riesce a far eleggere Francesco Madonia come nuovo capo della famiglia mafiosa di Resuttana. Francesco Madonia è un suo amico. Nel 1972 i Corleonesi sequestrano Luciano Cassina, che è il figlio del conte Arturo Cassina, che era un imprenditore che aveva in appalto la gestione dell'illuminazione
è la gestione della rete fognaria e la manutenzione della rete stradale del comune di Palermo. Lo scopo principale del sequestro è quello di minare il prestigio di Gaetano Badalamenti e Stefano Bondati. Infatti il conte era sostenuto e protetto dai due capifamiglia. Il 17 luglio del 1975 viene sequestrato e ucciso Luigi Corleo, che è il suocero di Nino Salvo, che è un referente politico di Stefano Bondate. Quell'omicidio ha lo scopo di minare, ancora una volta, la credibilità e l'affidabilità di Stefano Bondate presso i suoi referenti politici. I corleonesi colpiscono sempre più in alto, fino al 1977, quando uccidono il tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo e il suo amico Filippo Costa. Filippo Costa viene ucciso perché i corleonesi non vogliono lasciare testimoni. Il tenente colonnello Giuseppe Russo viene ucciso perché, tra le tante indagini che sta svolgendo sulla mafia, una riguarda proprio i corleonesi. Prima di dare l'ordine di uccidere il tenente colonnello Giuseppe Russo, Totò Riina chiese l'autorizzazione alla commissione per poter procedere all'eliminazione dell'ufficiale dei carabinieri. La commissione decise di non agire contro l'ufficiale e i corleonesi decisero di fare a modo loro. Fino a quel momento Stefano Bondate aveva tollerato molti comportamenti scorretti di Salvatore Riina, ma non poteva soprassedere su quell'episodio perché, oltre ad agire alle sue spalle, quando chiese spiegazioni dopo l'omicidio, gli vennero dette un sacco di bugie, soprattutto da parte di Michele Greco, che in un primo momento negava ogni responsabilità da parte sua e da parte dei corleonesi. Io avevo un'amicizia che risaliva da ragazzo con Pino Greco e io non ebbi esitazione a chiedere a Pino Greco se sapeva parlare dell'omicidio del capitano Russo. Lui non si gincerò dietro il segreto, mi disse: senti Franco, dice, sono stato io e mi sono portato anche a Vincenzo Puccio, dice, l'abbiamo commesso io, Puccio e Luca Pagarella, però ti chiedo una cosa, questo è un discorso, tienitelo per te, perché il tuo rappresentante non sa nulla. Ho detto, non ti preoccupare che questa è una situazione mia e mia resterà un segreto mio. Quando mi incontrai nuovamente col Bondate mi disse che era andato a trovare a Michele Greco, ma che Michele Greco si era gincerato dietro il discorso dicendo io non so niente, Stefano, di questa situazione. Non sapevo nulla di questo, che si doveva fare questo omicidio. Al che poi hanno riunito la commissione, quello che mi dice Bondate. Durante la commissione viene fuori il fatto che questo omicidio era stato voluto esclusivamente dal gruppo dei corleonesi e che Michele Greco aveva finto di non sapere niente, quindi Stefano è andato in incandescenza, tanto che Michele Greco gli dice smettila Stefano, in fin dei conti si tratta di uno sbirro. Agli inizi del 1978, Giuseppe Di Cristina, capo della famiglia mafiosa di Diesi e alleato di Stefano Bondate e Gaetano Badalamenti, fece uccidere Francesco Madonia, che era il capo della famiglia mafiosa di Vallelunga Pratameno, ed era un alleato e soprattutto un grande amico di Salvatore Riina. Anche in questo caso l'omicidio avviene senza il consenso della commissione, ma Totò Riina sa come approfittare della situazione. Accuserà Gaetano Badalamenti e Stefano Bondate di essere tra i mandanti dell'omicidio e quindi di non aver rispettato le regole. Gaetano Badalamenti venne espulso dalla commissione, mentre Stefano Bondate si difese energicamente a quelle accuse e alla fine i corleonesi non riuscirono a farlo espellere. Stefano Bondate fece capire chiaramente che era disposto a scatenare un conflitto per far valere le sue ragioni. A quel momento Badalamenti viene espulso da Cosa Nostra, giusto? Sì. E Bondate come si era schierato su questo problema? Bondate si era schierato nel senso che le accuse mosse nella commissione furono mosse anche al Bondate e volevano che Bondate si dimettesse. Il Bondate disse: io non ho nessuna responsabilità, perché il motivo dell'espulsione dei Badalamenti dalla commissione fu quello che riguardava l'omicidio di Ciccino Madonia. Il Bondate disse: io non ho nessuna responsabilità,
non mi dimetto e possiamo fare anche la guerra. E per un periodo abbiamo camminato con le macchine blindate col Bontate. Ma poi tutto si è rappacificato e comunque la cosa andava in una certa maniera. Certamente non era una situazione molto felice, ma comunque bisogna usare una certa diplomazia e qualcuno poi a sua volta fa i giochi di corrente, di politica all'interno della struttura, ma certamente non è che si perde il saluto, o si perde la stima, o si perde il vedersi o il continuare a vivere nella struttura. Quell'episodio cambiò in modo significativo i rapporti di forza all'interno della commissione. Gaetano Badalamenti nella commissione ricopriva anche il ruolo di segretario. Al suo posto venne nominato Michele Greco, nuovo segretario della commissione. Stefano Bontate appoggiò l'elezione di Michele Greco e fu soddisfatto quando venne eletto nuovo segretario. Era convinto di poter contare sulla loro amicizia. Inoltre confidava sul fatto che Michele Greco era molto abile a fare da intermediario tra le varie famiglie mafiose. Don Stefano non poteva immaginarsi di quanto si sbagliasse. Ormai Michele Greco era un tutt'uno con i Corleonesi. Salvatore Riina fu il più contento di tutti per quell'elezione. Era talmente contento che quando terminò la votazione si alzò in piedi, fece un applauso e disse: «Adesso anche Cosa Nostra è il suo Papa». Inoltre Salvatore Riina, con il pretesto che la figura di Michele Greco sarebbe stata neutrale, fece eleggere il super killer di Cosa Nostra, Pino Greco, Scapuzzedda, come nuovo capo del mandamento di Ciaculli, a posto di Michele Greco. In questo modo inserì un altro suo amico e uomo di fiducia all'interno della commissione. Una regola che c'è in Cosa Nostra dice che gli uomini d'onore non possono frequentare e avere rapporti con uomini d'onore espulsi dall'organizzazione. Stefano Bontate continuò a incontrarsi in segreto e ad avere rapporti con Gaetano Badalamenti, ormai ex capo della famiglia mafiosa di Cinisi. I Corleonesi vogliono vendicare la morte di Francesco Madonnia, il boss di Vallelunga Pratamino, e il 30 maggio del 1978 uccidono Giuseppe Di Cristina. L'omicidio viene commesso nel territorio di Salvatore Inzerillo, in modo di far ricadere la colpa sul capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, e quindi metterlo in difficoltà nei confronti delle forze dell'ordine. I Corleonesi ancora una volta agiscono senza il consenso della commissione, ma in questo caso Totò Riina ha un colpo di fortuna. Totò Riina viene a conoscenza che pochi mesi prima di essere ucciso, Giuseppe Di Cristina, resosi conto della precaria posizione in cui si trovava, aveva iniziato dei colloqui con i carabinieri. In quei colloqui aveva rivelato diversi segreti di Cosa Nostra. Questa scoperta venne usata da Totò Riina per giustificare la morte di Giuseppe Di Cristina davanti alla commissione. Le rivelazioni di Giuseppe Di Cristina furono poi utilizzate nel max processo insieme a quelli di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno. Un altro segnale d'allarme per Stefano Bontate arriva dalle elezioni per confermarlo capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Siamo nel 1979 e Stefano Bontate viene riconfermato capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Ma a differenza del 1974 riesce a essere rieletto solo con pochi voti di differenza. Ormai il mandamento di Santa Maria di Gesù è pieno di uomini infiltrati da Salvatore Riina. Uomini che sono abili a fare il doppio gioco con Stefano Bontate. Il voto per eleggere il capomandamento è segreto, per questo Stefano Bontate non riesce a capire chi gli stava voltando le spalle. Lei ha partecipato all'elezione di Stefano Bontate? Sì. Stefano Bontate fu nominato... Non assoluto, nelle votazioni non fu assoluto, perché c'erano i signori della nostra famiglia che erano infiltrati per essere uomo d'onore, però che all'ultimata l'hanno tradito e già erano infiltrati dei signori corleonesi, immensi nostri. Quando è stata l'ultima elezione a cui lei ha L'ultima votazione è stata al 79. Nel Perché si è 1979? si è fatta al 74, non 5 anni ma in 4 anni la votazione. Ah, ecco, si è anticipata come ha detto. Come io ho detto, abitualmente si deve fare ogni 5 anni la votazione, però con diversi motivi, alcune volte saltava o prima o dopo. Dove è avvenuto? Il posto dove è avvenuta questa elezione, questa votazione? A Villa Grazia, in una casa di campagna. Ah, Villa Grazia. Sì. In una casa di campagna di Bontate? Sì. E lei mi diceva che questa elezione fu non pienamente soddisfacente per il Bontate. Sì. Perché? Perché già c'erano quelli infiltrati in casa nostra. Sì. Come numeri che cosa è successo? Come numeri? Come numeri di risultati? Come numeri di votazione ne ha presi
non l'ha preso come l'aveva preso in prima votazione quando è salito a 75, ma l'ha preso con pochi voti, ma purtroppo come elementi per bene non avevamo, è rimasto Stefano Bontà, perché erano tutti contro Stefano Bontà, anche quelle della nostra famiglia. Qua non siamo i perdenti e vincenti in merito, come dicono i giornali. Qua sono i traditori ecco, hanno fatto come giura, perciò hanno fatto la guerra, hanno vinto, hanno fatto Comunque Bontate non ebbe moltissimi voti, ma fu eletto ugualmente. Fu eletto, è chiaro, perché ebbe la maggioranza. E come vice capo poi chi scelse lui? Come vice capo Mimmo Teresa, era buon nome Mimmo Teresa. Mimmo Teresa. Sì. Nel finire degli anni 70 e agli inizi degli anni 80 le cose precipitarono ulteriormente. La mafia uccide una serie di uomini che appartengono allo Stato e sono il magistrato Cesare Terranova, il presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile e il magistrato Gaetano Costa. Le cose così non vanno bene e Stefano Bontate è tra quelli che non vogliono la guerra con lo Stato. Tutto quel rumore rovina gli affari e soprattutto accendono i riflettori su Cosa Nostra. Anche se Stefano Bontate non è d'accordo con questi omicidi, non può fare altro che piegarsi al volere della commissione. Dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella, secondo il collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia, Stefano Bontate si sarebbe incontrato con l'onorevole Giulio Andreotti in una villetta a Palermo. Secondo il collaboratore di giustizia Giulio Andreotti, avrebbe chiesto a Stefano Bontate il motivo per cui Cosa Nostra aveva ucciso il presidente della regione Sicilia, Piersanti Mattarella. Stefano Bontate, senza usare mezze parole, gli rispose che in Sicilia comandavano loro e che l'ADC doveva fare attenzione, altrimenti gli avrebbero tolto tutti i voti della Sicilia e del Sud Italia. Nel 1980 Tommaso Buscetta, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Portanova, cerca di mettere in guardia Don Stefano e gli fa capire che la politica terroristica dei Corleonesi non va bene, danneggia troppo Cosa Nostra. In quell'incontro Stefano Bontate ammette di trovarsi in difficoltà nella commissione e dice al suo amico che ormai i Corleonesi hanno preso il sopravvento all'interno della commissione. Tommaso Buscetta e Stefano Bontate parlano anche dello strano comportamento che ha nella commissione Pippo Calò, il capo del mandamento di Portanuova. Pippo Calò, in commissione, appoggia a prescindere la posizione di Salvatore Riina. Viene organizzato un incontro nei pressi di Roma. A quell'incontro, oltre a Tommaso Buscetta, Stefano Bontate e Pippo Calò, c'è anche Salvatore Inzerillo. A quella riunione si cerca di capire da che parte sta Pippo Calò. Tommaso Buscetta invita il suo capofamiglia a non prendere più decisioni affrettate all'interno della commissione e di ascoltare e valutare anche la posizione di Stefano Bontate. Pippo Calò disse che da quel momento avrebbe agito in quel modo. Lei si è recato in autostrada? Ah, è Giuseppe Calò, a Roma. Sì. Sì. A Roma, all'autostrada. Sì. Volevo farli riappacificare. Perché c'erano contrasti tra il Calò? Non c'erano contrasti, assolutamente non c'erano contrasti. C'erano semplicemente che Calò, quando andavano a discutere in commissione, allora non faceva cenno né a Bontate né all'Inzerillo di quello che si andava a discutere. E io cercavo di farle mettere assieme per dire, quando si propone il problema nella commissione, perlomeno siate d'accordo prima di andare in commissione. Il Calò mi disse sì, si sono messi d'accordo a Roma, al raccordo onorare di Roma, ma appena tornato a Palermo il Calò ha fatto esattamente il contrario di quello che aveva detto a Roma. Come non detto, nella successiva riunione della commissione, Pippo Calò non solo appoggiò nuovamente la linea di Salvatore Riina, ma fece capire chiaramente di stare dalla parte dei Corleonesi. Stefano Bontate era convinto che poteva contare nella commissione solo sull'appoggio di Salvatore Inzerillo e Michele Greco e confidò ai due di voler eliminare Salvatore Riina. Il Falco non aveva ancora capito che anche il Papa si era legato anima e corpo con i Corleonesi. Michele Greco avvisa Salvatore Riina delle intenzioni che ha Stefano Bontate. Totò Riina allora vuole dare un ulteriore colpo al prestigio e alla forza di Stefano Bontate e fa sparire Giuseppe Panno, un vecchio capomafia della famiglia di Casteldaccia. Giuseppe Panno era un amico e uno stretto alleato di Stefano Bontate. Inoltre in quel periodo Stefano Bontate si deve difendere anche dagli attacchi che provengono dall'interno della sua stessa famiglia, in particolare dal fratello Giovanni, che
che vuole prendere il suo posto come capo della famiglia di Villagrazia. Stefano Bondate, ancora una volta, si confida dei problemi che ha all'interno della sua famiglia con una persona sbagliata. Si confida con Michele Greco. Michele Greco riferirà a Totò Riina che il Falco ha dei problemi nella sua stessa famiglia. Totò Riina non attacca direttamente Stefano Bondate perché sa bene che se fallisce l'attentato le cose per lui si complicherebbero di parecchio. È vero, la maggioranza dei membri della commissione sono dalla sua parte, ma Salvatore Riina sa bene che la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù è tra le più potenti della Sicilia e Stefano Bondate può contare su affiliati che darebbero la vita per lui. Stefano Bondate, dal canto suo, vuole sistemare le cose con Salvatore Riina. Per farlo vuole la morte di Totò Riina e quindi si mette d'accordo con il suo alleato, Salvatore Inzerillo. I due capifamiglia organizzano una trappola in una villa di Totuccio Inzerillo. Stefano Bondate invita Salvatore Riina a quell'incontro con la scusa che deve dargli dei soldi per chiudere i conti su un traffico di droga. Il piano è abbastanza semplice. Una volta che Totò Riina arriva alla riunione, Stefano Bondate ha intenzione di sparargli in testa davanti a tutti. Ma le cose non vanno secondo i suoi piani. Stefano Bondate non sospetta che Totò Riina ha un uomo anche nella famiglia di Totuccio Inzerillo ed è Salvatore Montalto. Salvatore Montalto avvisa Totò Riina del piano per ucciderlo. Totò Riina prende la situazione in mano ed escogita un piano tutto suo. Invece di limitarsi semplicemente a non andare all'incontro per non essere ucciso, ci manda due suoi uomini, che sono Raffaele Ganci, che fa parte della famiglia mafiosa della Noce, e Giacomo Giuseppe Gambino, che invece fa parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo. I due uomini hanno l'incarico di riferire a Stefano Bondate che ha avuto un problema e non è potuto andare alla riunione. Agisce in questo modo per non far sospettare a Stefano Bondate che era venuto a conoscenza dei suoi progetti. Il piano di Stefano Bondate fallisce, quello di Totò Riina no. Stefano Bondate ci casca, crede di avere ancora lui la palla tra le mani e si sente al sicuro, ma non è così. E qua hanno urdito un complotto contro Riina per ammazzare Riina e ci hanno mandato un appuntamento a Riina in un luogo di proprietà di Inzerillo Salvatore. Ma c'è stato Salvatore Montalto, che era nella famiglia di Inzerillo, che ci ha fatto sapere a Riina e a Giacomo Gambino che c'era combinato questo trainello perché volevano ammazzare a Salvatore Riina. Quindi, quando è stato avvertito il Riina, perché questo qua lui, io ce l'ho sentito dire tantissime volte, lo raccontava sempre, nel tempo poi lo raccontava, tutti quando erano presenti raccontava che lui era stato molto furbo, che non è andato all'appuntamento, ma la verità era perché Montalto l'aveva avvisato di non andare là, perché ci avevano combinato il trainello per ammazzarlo. Quindi lui non ci è andato all'appuntamento, ci ha mandato a Ganci Raffaele e Gambino Giacomo Giuseppe. E infatti poi questi qui raccontavano che in questa proprietà dove loro sono andati, che è di proprietà di Inzerillo, quando sono arrivati con la macchina erano nascosti sotto l'albero di mandarini Stefano Bontà, Salvatore Inzerillo e qualche altro. Pensavano che c'era il Riina, infatti quando sono arrivati con la macchina hanno circondato la macchina, ma poi hanno visto che lui non c'era, hanno fatto finta di salutare, diciamo così. E qua è esploso che poi il Riina ha ammazzato Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo. Salvatore Riina decide di passare all'attacco. Organizza un gruppo speciale di killer che si appostano nei pressi di un semaforo che si trova vicino alla casa di campagna di Stefano Bondate e aspettano l'occasione giusta per colpire. E l'occasione giusta per colpire arriva il 23 aprile del 1981, il giorno del compleanno di Stefano Bondate. Il giorno prima Stefano Bondate lo passa insieme a quello che era convinto essere un suo amico, Michele Greco, il Papa. Per il venerdì santo, giorno prima della disgrazia, eravamo assieme e stiete con me fino a sera via a Favarella per il venerdì santo, poi il mercoledì successe la disgrazia. Infatti io l'avevo invitato, l'avevo invitato per il lunedì di Pasqua, c'ho qui lunedì, io sarò qui
perché mette il richiamo se ci sono guai, dice no, Ghiotte si impegna con la famiglia, dice non posso venire. Poi mercoledì è successo quello che è successo. Il 23 aprile 1981 Stefano Bontate è allegro e sicuro di sé. Molti membri della sua famiglia si recano a casa sua per fargli gli auguri. Ad un certo punto decide di recarsi nella sua casa di campagna e avvisa i suoi uomini dei suoi spostamenti. In particolare avvisa Pietro Lo Iacono. Don Stefano non sospetta che Pietro Lo Iacono è d'accordo con i corleonesi. Pietro Lo Iacono avvisa i killer che sono appostati nei pressi del semaforo che Stefano Bontate sta per arrivare. I killer, ricevuto il messaggio che aspettavano, si preparano a colpire. Stefano Bontate esce di casa a bordo della sua auto, un Alfa Romeo Giulietta 2000, ed è preceduto da un'altra auto. A bordo dell'altra auto c'è un suo uomo di fiducia, Stefano Di Gregorio. Stefano Di Gregorio lo precede per aprirgli il cancello. Le due auto imboccano via Aloi. Arrivati nei pressi del semaforo, Stefano Di Gregorio riesce a passare. Stefano Bontate si deve fermare perché il semaforo diventa rosso. In quel momento entrano in azione a bordo di una moto Giuseppe Greco, detto Scappuzzetta, e Giuseppe Lucchesi, detto Liccusetto, che è alla guida. Stefano Bontate si accorge del pericolo, accelera e contemporaneamente cerca di prendere la sua pistola che tiene nel cruscotto dell'auto. Scappuzzetta, intanto, inizia a far fuoco con il Kalashnikov che tiene in mano e colpisce in pieno Stefano Bontate. Il falco muore sul colpo. L'auto, ormai senza controllo, finisce la sua corsa contro il muro. Pino Greco scende dalla motocicletta, apre lo sportello dell'auto e spara un ultimo colpo, con la rupara, in faccia a Don Stefano, rendendo così irriconoscibile il suo corpo. Quando fu ucciso Bontate, aveva avuto dalla campagna a casa sua, in via Villa Grazia. 7 mensoro non era che è stato con la famiglia e se davanti a lui c'era un certo Stefano Di Gregorio con 127 pole di bontà e faceva di battisato per aprire il cancello. Nella via Loi c'è il semaforo. Di Gregorio è arrivato a passare, Bontate no. Di Gregorio è arrivato in campagna a aprire il cancello, Bontate appena arrivò al semaforo, mentre era fermato il semaforo, è morto poi. C'è il Barem, va a finire all'incrocio, arriva a sorpassare. Assata. A lei queste cose che gliele raccontate? Questo, tutti i discorsi sono fatti di Mimmo Teresi, anzi ho ancora cosa da aggiungere, se gentilmente le mi fa aggiungere. Tutto quello che vuole. No, grazie. Allora cosa è successo? L'uccisione di Bontà, è ritornato il Di Gregorio che era avanti, non vedendolo più arrivare. Appena arrivato ha visto la macchina che fare accesa e allora quando questo è ritornato ha visto la macchina urtata verso il muro con la luce accesa. È sceso, ha aperto lo sportello di lato destro, che la macchina la traversa sulla via Loi, sale così. La macchina è andata a finire sulla sinistra. Lui apre la porta sulla destra e va per salire nella macchina, ma siccome Bontà già con l'uccisione che ha avuto lui in macchina era sceso sui sedili e il sangue ci cadeva sul seggiolino e sulla pedana del passeggero. Appena è salito ci ha messo il piede e rimescia tutta la fronte del piede di Gregorio, ha visto che era morto, ha preso la macchina e se n'è andato per non correre contro la polizia, guai. E questa è la morte di Bontà. Sì. Questo Mimmo Teresi com'è che ha preso tutte queste circostanze? Perché c'era il suo Di Gregorio, era vivo, ora non so se è morto. Di Gregorio Stefano. Di Gregorio Stefano. Sì. Sì. Questo era il figlioccio di Stefano Bontà. I killer, a bordo della motocicletta, vanno alla Favorella e dicono a Michele Greco che tutto è andato secondo i piani. Michele Greco entra in una sala dove c'è Salvatore Riina con gli altri capifamiglia e annuncia: il falco è morto. Con Stefano Bontate muore anche la mafia che fonda il suo potere sul silenzio.